Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi parlo della cucina di casa mia per un fatto intenzionale, perché come vedete alle mie spalle si è rotta quella cappa e quindi ho deciso di ripararla. Ma poiché ho visto che il pezzo di ricambio costava un'esagerazione, ovvero l'interruttore che fa da selettore di velocità a 3 velocità, farò vedere come ripararlo senza acquistarne uno nuovo. Tenete presente che cappe di questo tipo ne esistono veramente un'infinità di modelli, però essenzialmente sono tutte fatte nello stesso modo, ovvero hanno un selettore, un interruttore che fa on-off e il selettore dipende dal numero di fili presenti nel motore. Se ad esempio 2 velocità, il motore avrà 2 fasi, se è un 3 velocità avrà 3 fasi, mentre l'interruttore stesso non ha niente, non ha al suo interno niente di speciale, è un comune selettore. Ma cosa è successo esattamente? È successo che il grasso, lo sporco, l'unto che viene su dal fornello nel momento in cui si cucina, si deposita nel tempo nella zona dell'interruttore, penetra al suo interno e va a sporcare le lamelle di contatto e in questo caso succede, nel caso più estremo, che magari una o più velocità non funzionino. Nel caso invece diciamo meno grave succede che nel momento in cui si avvia bisogna muovere a destra e a sinistra l'interruttore per fargli fare contatto. Comunque in ogni caso il difetto è il medesimo. Adesso farò vedere come smontare e come riparare in 10 minuti diciamo, un interruttore del genere. Quindi vi lascio guardare il filmato e buona visione. Ecco, come vi dicevo nell'introduzione, questo è esattamente il ricambio per la K, per il modello che ho installato io, e come vedete il prezzo scontato è di circa 80 euro. Avrebbe senso se l'interruttore fosse veramente danneggiato, considerando anche l'età della cucina, le condizioni della K, eccetera, eccetera. Ma avendo un danno parziale, adesso vedremo come ripararlo senza spendere assolutamente neanche un euro. Allora, prima di tutto lo smontiamo. Questo modello che ho io per smontarlo non sapevo neanche io come fare, ho guardato su YouTube, anzi ringrazio colui che ha fatto il video e ha fatto vedere come smontarlo e va praticamente sollevato dalla parte sinistra mettendo le mani al suo interno e smollando la clips plastica che lo tiene. Una volta fatto questo lo si può tirare fuori e a questo punto prima cosa stacchiamo i contatti. Ecco, dato che l'ipotesi che magari ci sia un filo scoperto non è così remota, prima di fare questo lavoro scollegate la spina che porta l'alimentazione alla cappa stessa. Quindi dicevo a questo punto scolleghiamo, in questo caso sono due connettori a incastro, li scolleghiamo tutti e due e andiamo a posizionare sul tavolo il nostro interruttore. Una volta posizionato sul tavolo ho notato che è tenuto insieme da due viti che sono quelle che vedete in figura. Rimuoviamo il coperchio superiore e a questo punto andiamo a rimuovere la parte di circuito stampato interna. Ecco, qua ho provato a fare una foto dal telefono con la lente di ingrandimento per far vedere i contatti. Purtroppo la foto non è uscita molto bene, non si vede molto, però vi dico io che i contatti erano piuttosto anneriti, sporchi, pieni di grasso e quindi questo è il motivo per cui le lamelle che andavano su tali contatti non chiudevano il circuito. Quindi per sistemare la cosa andiamo a prendere il solito liquido che usiamo, 1000 usi che usiamo per tutto praticamente, noi hobbisti, ovvero il VD40 e lo spruzziamo dove ci sono i contatti. A questo punto lasciamo agire per qualche minuto, poi prendiamo un cotton e andiamo a pulire la zona interessata asportando tutto lo sporco che è presente. Il VD40 a questo punto avrà agito e avrà smollato tutto lo sporco che si era depositato negli anni sui contatti stessi. Ecco, nel caso in cui la prima passata non sia sufficiente, ripetete la cosa finché non vedete i contatti tornare lucidi. Una volta che questi contatti saranno lucidi, asciughiamo con un panno e possiamo procedere a rimontare il tutto seguendo le operazioni inverse a quello dello smontaggio.
Rimontiamo quindi facendo, come dicevo prima, le operazioni inverse e andiamo a provare, e come vediamo adesso, nel momento in cui si sposta il selettore, tutte le velocità della ventola funzionano perfettamente. Diciamo che praticamente a costo zero abbiamo risolto un problema e abbiamo evitato di spendere 80 euro e passa per un interruttore. Tenete presente che questo che ho fatto vedere nel video è solo un esempio, perché appunto, come dicevo, gli interruttori ne esistono veramente, ma veramente tanti tipi, però diciamo il motivo per il 99% delle volte si rompe per questo motivo. Quindi lascio a voi eventuali commenti e post sul video stesso. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.